Mamma mia. Preparatevi perché in questo video ristruttureremo da zero e faremo tornare nuova quella schifosissima moka che abbiamo visto. E sarà il più grande dei video mai fatti sulla manutenzione della moka. Ok, questo sono io all'inizio del video super convinto di riuscire a fare qualcosa di veramente grandioso. Ristrutturare quella moka devastata e schifosissima. Nella mia testa mi sono detto: Angelo, che ci vuole? Vai su YouTube, trovi il miglior video per le manutenzioni della moka e esegui alla lettera tutto quello che fanno. E così ho fatto. La prima cosa ovviamente è separare tutti i pezzi l'uno dall'altro. E poi ho iniziato a preparare la classica soluzione acqua e aceto, dove immergerò la caldaia della moka. Ma qui, parlando con qualche chimico, mi è stato esposto qualche problematica che io non avevo la più pallida idea potessero esistere. E quindi chiedo a voi magari di farmelo sapere nei commenti qui sotto, perché ho voglia proprio di condividere questo pensiero. Ci sono alcune cose importantissime da sapere sulla soluzione acqua e aceto. La prima è che l'aceto è composto al 6% da acidi e questi acidi sono utilissimi per rompere i sali carbonati presenti all'interno della caldaietta, ma la problematica è il tempo di contatto, perché se questa soluzione rimane troppo tempo a contatto nella caldaietta, quindi con il metallo, oltre a corrodere, a togliere, rompere i sali carbonati, rischieremo di corrodere anche il metallo, quindi l'alluminio. La seconda cosa è che l'aceto è composto da zuccheri e se utilizziamo quella soluzione, quindi acqua e aceto, per fare una moka con la convinzione, e come spesso si vede nei video, di pulire tutta la moka con quella stessa soluzione, rischieremo di far attaccare quegli zuccheri all'interno del collettore e quindi rovinare ulteriormente la nostra moka. La terza, l'acqua e aceto è una soluzione che non deve essere mai usata per la parte superiore, quindi il collettore della moka. Questo perché in quella parte i sali carbonati non arriveranno mai. Quella parte viene sporcata principalmente dall'olio e dai grassi appunto del caffè. E adesso torniamo al video. La seconda cosa da fare è togliere la guarnizione, capire quanto si è rovinata, se la dobbiamo cambiare, ma credo proprio di sì, sì, infatti è tutta rovinata, e scoprire cosa ci nasconde il filtro, il di sotto del collettore. E oh mio Dio! Ed ora, munito di santa pazienza, iniziamo con acqua calda e spugna delicata, insomma quella parte gialla che serve per essere delicati e non rovinare l'alluminio. Ora vi devo confessare che due pensieri avevo fissi nella mia testa che non riuscivo a togliermi e non sapevo quale di uno e l'altro fosse il maggiore dei fallimenti, perché il primo era legato al fatto che dopo 2 ore di pulizia di quel cavolo di collettore non avevo scalfito nemmeno un quarto di tutta quella sporcizia. Il secondo invece era che era del mio migliore amico. Ok, avevo ancora 2 armi a mia disposizione. Il primo era questo spruzzino che normalmente utilizzo nella mia moka ordinaria. Questo perché è in grado di pulire perfettamente tutta quella patina di olio e di grasso del caffè senza scalfire l'ossido di alluminio. Ovviamente però va sempre risciacquata. E la seconda, avrei cambiato la guarnizione e il filtro con una nuova che avevo appena comprato. Oh Andrea, vedi che ti sto cambiando il filtro e la guarnizione almeno, visto che ti ho lasciato senza moka al mattino, va bene? Grazie Agnè, ma io mo mi ero abituato al caffè marcio, mo se tu mi pulisci la guarnizione, me la cambi, mi metti a posto tutto, poi magari il caffè non mi piace perché sono abituato al caffè bruciato. Ed ora alla fine, cioè quanto approfonditamente sono riuscito a pulire questa moka, ma prima aiutami mettendo un like a questo contenuto se lo stai trovando utile e ti sta piacendo. Se invece è la prima volta che capiti su questo canale, bene, benvenuto. Sono Angelo Segoni, il detective del caffè, ed in questo canale trattiamo solo argomenti legati al caffè e alle metodologie di estrazione. E se come me condividi anche tu questa stessa passione, bene, ti invito a cliccare sul tasto iscriviti proprio qui sotto, ti assicuro non te ne pentirai. E adesso il risultato, ma facciamo chiarezza su alcune cose fondamentali. La prima è che la moka va sempre lavata a fine utilizzo. Più noi lo faremo, più facile sarà, più veloce saremo nella manutenzione. La seconda cosa è che oggi nel 2023 esistono dei prodotti appositi che ci aiutano e semplificano il lavoro di manutenzione e pulizia della moka. E adesso vi faccio vedere come io pulisco sempre la mia moka a fine utilizzo. Partendo dalla caldaia, dico la verità, utilizzando una buona acqua non ho mai avuto troppi di questi problemi, quindi di collezione di calcare o di sali carbonati al suo interno, ma quello che farei sarà sicuramente quello di utilizzare un decalcificante che ha la proprietà e la capacità di rompere questi sali carbonati senza andare a corrodere poi il metallo. Una cosa fondamentale però che faccio ogni volta è quello di controllare
controllare premendo un po' la valvolina dall'interno per vedere se si muove. Questo mi fa capire se c'è qualche otturazione oppure no, cosa molto importante da tenere sempre sotto controllo, la valvola di sicurezza. E poi il collettore. Qui sappiamo che il problema principale è il grasso, quindi l'olio del caffè. Quello che faccio è staccare tutto completamente, immergere tutto all'interno di un po' di acqua calda e poi, una volta umido, andare a spruzzare questo sgrassatore delicato. Con un panno di carta vado poi a togliere i residui, a pulire la patina di olio dalle superfici, sciacquo bene, risciacquo bene tutto il collettore internamente ed esternamente, mi assicuro che tutto è asciugato e poi o ricompongo la mia moka o la mantengo separata fino al prossimo utilizzo. E adesso cerchiamo di capire che fine ha fatto quella moka. Andrea, presente la moka che mi hai prestato? Beh, non ce l'ho fatta, mi dispiace, però te ne ho comprata un'altra. Ragazzi, nessun prodotto fa miracoli, ricordiamocelo, ho preferito gettarla e comprargliene una nuova che ridargli indietro quella perché sono sicuro che l'avrebbe usata di nuovo. Io al momento mi fermo qui, ma mi piacerebbe sapere da voi se avete mai visto una moka ridotta in quello stato o se avete mai sentito la classica frase «Ah, la moka più è sporca, più il caffè esce bene». Grazie mille per aver seguito questo video, ci vediamo nel prossimo. Ciao!